dei nostri precedenti reportage vi abbiamo mostrato il deserto di Tabernas, l'unico d'Europa. Siamo in Andalusia, in provincia di Almeria, in Spagna. Questa volta però siamo in Sud Italia. Vi portiamo alla scoperta dei calanchi di Basilicata, che non sono da meno per bellezza ed estensione da quelli dell'Andalusia. Le abbiamo definite le Badlands lucane, comprese nel territorio di Pisticci, Craco e Aliano. Siamo in provincia di Matera. Un viaggio di superba bellezza e selvaggio al contempo. Speriamo che le immagini e la narrazione vi offrano una nuova prospettiva di questo luogo, ricco di storia e cultura, e che accendino in voi una scintilla per vivere di persona questa meraviglia. Agli occhi del visitatore, i calanchi che si estendono da Serra Montefinese fino al versante meridionale di Pisticci, degradando per qualche chilometro verso il Mar Ionio, appaiono come un mondo extraterrestre inimmaginabile, difficile da ricreare. Colline dall'argilla impermeabile e scagliosa, dai fianchi incisi dall'erosione dell'acqua piovana, biancane che creano forme e sculture murali, singole e a gruppi, e dove la vegetazione raramente trova posto. In questo scenario surreale, dove regna il silenzio degli uomini, infranto dal canto delle poiane e del sussurro del vento, segni ancestrali della madreterra di Lucania, ci si imbatte all'improvviso in un luogo straordinario che ospita la musica e il teatro, in uno scenario naturale e imprevedibile, perché lontano dalla civiltà. Il teatro dei Calanchi, dove non esistono pareti, poltrone, faie, ma solo arte allo stato puro. Ma come descrivere la scenografia del Teatro dei Calanchi di Pisticci? Attraverso le parole del lucano Daniele Onorati, direttore artistico e regista della messa in scena dell'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. Le poltrone di paglia intrecciata disposte in un'ampia cerchia attendono silenziose che le stelle scintillanti allestiscano la maestosa scenografia notturna. La bianca argilla del terreno esulta in una danza ammaliante, in coppia col vento che soffia flebile. La luce sta tornando ad illuminare l'irregolare palcoscenico naturale su cui si rincorrono bianche, aspre e dolci, avvolti dall'energia della coralità, capace di creare un'esperienza teatrale che va oltre l'intrattenimento, avendo l'argilla come elemento genetico dell'idea, che si manifesta in tutte le sue forme, leggera, sottile, come un velo o dura nel suolo. Buon pomeriggio, ci troviamo a Teatro dei Calanchi a Pisticci. Io sono Rosalia, mi occupo della segreteria. Il pubblico si siede sulle sedute di paglia, mentre lo spettacolo si svolge in mezzo ai calanchi, in uno scenario naturale. Gli attori vengono da ogni parte d'Italia, sono venuti qui il 15 luglio per fare questa residenza artistica e quindi
si sono riuniti, hanno fatto questo spettacolo e adesso l'hanno portato in scena. Fino al 31 agosto ci sarà lo spettacolo. In questo mese, intervallata allo spettacolo, ci sono stati altri eventi come i concerti, oppure una passeggiata a piedi nudi, un percorso a piedi nudi curato proprio dagli attori di Teatro Lab di Daniele Onorati, l'associazione ACT in Circus, che di Pisticci. Quante persone può accogliere il teatro? Circa 200. L'hanno definito in vari modi questo paese arroccato su una collina argillosa a 400 metri, a metà strada tra i Monti Lucani e il Mar Ionio. Una il più usato, paese fantasma. I fantasmi non ci sono in questo borgo rosicchiato dal tempo e dalla solitudine. È l'inesorabile destino di una Craco che sembra fatta di cartapesta e sottratta da un presepe senza luci, senza voci e speranze, quando scende la notte. A cambiare il suo destino negli anni 60 una progressiva frana a seguito dei lavori del nuovo sistema fognario. Craco si ribellava alla modernità per poi arrendersi definitivamente al terremoto del 1980 che non gli ha lasciato scampo. Allora cosa rimane del paese natale di Giuseppe Padovano, detto Cappuccino, il brigante letterato che aveva frequentato il seminario? Ruderi di case, il campanile della chiesa e vicoli dove il tempo si è fermato. Percorsi guidati a pagamento, elmetto compreso, per visitatori in cerca di suggestioni, in un luogo ricco di mistero e decisamente affascinante per chi ha voglia di ascoltare. I muri ancora parlano. Lasciando Craco alle nostre spalle, ad attirare la nostra attenzione vicino alla strada, un campo con oggetti, giocattoli, forse appartenuti a qualche bambino o famiglia, la cui casa era tra quelle rocce senza voce. Ci sono anche dei cartelli incastonati nel terreno, ognuna con un messaggio diverso, senza destinatario, se non per il casuale viandante, che irradiano e trasmettono strane emozioni e vibrazioni misteriose, parole donate al vento, che si disperdono nell'aria, nel cielo e nella terra, intriganti da decifrare. Metri sul livello del mare. Il viaggio alla scoperta del triangolo di Calanchi di Basilicata
si chiude nel paese tanto caro a Carlo Levi, Aliano. Senza nulla togliere ai calanchi della vicina Montalbano Ionico, Aliano capitalizza la popolarità che l'associa alla letteratura di Carlo Levi e al movimento poetico contadino di Rocco Scotellaro. Aliano è la Galliano del Cristo si è fermato ad Eboli. Dapprima esperienza e pittura e poesia, e poi teoria e gioia di verità, per diventare infine apertamente racconto, quando un processo di cristallizzazione amorosa lo rese possibile. Così Carlo Levi scriveva al suo editore Giulio Einaudi del Cristo si è fermato ad Eboli. Di certo il nodo tra Aliano e Levi non cede al trascorrere degli anni, rigetta l'oblio, anzi ne rafforza il legame, e il Festival La Luna e i Calanchi, guidato dal poeta Franco Arminio, ne è un esempio. Un argine culturale che richiama in agosto migliaia di visitatori, molti stranieri, per contrastare il fenomeno dello spopolamento e dare forma al futuro dei luoghi, per concentrare l'attenzione sui paesi e montagne lucane. Una via di mezzo, sostiene Arminio, tra politica e poesia, perché non basta solo un festival e la cultura. Prendine una e la metti girata con la Ehi, e lui chi è? Non dobbiamo scoprire. Scopriamolo. Nicola D'Imperio. Di dove sei? Di Lauria, residente a Trecchina, domiciliato in Renda. Parliamo della Caluria. Caluria, conosciuta per lo più come Calura meridionale. Noi studiamo, capiamo, vediamo che succede e raccontiamo il sud attraverso l'arte. Quindi c'è l'illustrazione, ci sono le stampe, installazioni popolari di strada come questo mazzo di carte napoletane giganti, e poi attraverso il teatro con la partecipazione straordinaria di Beatrice, la cantora di Calabria. Stiamo andando su temi vari. Quindi magari io ricerco l'arte popolare, l'iconografia visiva, la cantora ricerca il suono, la voce, il corpo. Per tornare alle carte napoletane? Una riappropriazione culturale, si può dire. Tutti leggono i tarocchi, i marsigliesi, eccetera, eccetera, invece qua si leggono le carte napoletane. C'è tutto uno studio sulla cartomanzia tradizionale. E in che cosa si prendi qua, distingue? guarda. Da altre cartomanzie in che cosa si carta distingue? è che utilizza le carte napoletane. Si utilizza le carte napoletane che hanno un loro significato. Attribuiti dalla cultura napoletana con un approccio culturale che all'epoca era un pensiero magico, quindi che si lega alla tradizione magica del sud. Aliano del dirupo del salto del bersagliere, il milite piemontese finito nel burrone per aver molestato donne del posto, secondo i racconti popolari seguiti alla mala unità. Fossa del bersagliere, piena d'ombre, e l'ombra avvolge i monti viola e neri che stringono d'ogni intorno l'orizzonte. Così Carlo Levi. Aliano non è in vetta al monte come tutti gli altri, ma in una specie di sella irregolare in mezzo a profondi burroni, ed è che a un tratto la casa confino di Carlo Levi. Ricorderete il brindisi alla memoria di Rocco Papaleo nel film Basilicata Coast to Coast.
abbarbicata sul precipizio che ha inghiottito negli anni la chiesa, arrendendosi alla frana. Mi accorsi che il paese scendeva e si snodava come un verme attorno ad un'unica strada in forte discesa sullo stretto ciglione di 2 burroni e terminava sul vuoto. Da ogni parte non c'erano che precipizi d'argilla bianca, su cui le case stavano come liberate nell'aria. Così Carlo Levi descrive il paesaggio, che conserva il fascino di una Lucania terra inquieta che nei vicoli e nelle piazzette offre scorci e atmosfere che aprono le porte all'immaginario, incerti se da un momento all'altro ci imbatteremo con Giulia, Carmelino, l'arciprete Don Traiella, la vedova, il Saraporcelle, il dottor Milillo e Don Luigino. I personaggi reali ricreati nella finzione cinematografica firmata Francesco Rosi, con la grandissima e credibile interpretazione di Gianmaria Volonté nei panni di Carlo Levi. Passiamo al toccante momento del commiato di Carlo Levi da Aliano. Scrive: i contadini venivano a trovarmi e mi dicevano: non partire, resta con noi. Sposa Concetta, ti faremo podestà, devi restare sempre con noi. Tornerò, dissi, ma scuotevano il capo. Se parti non torni più, resta con noi, contadini. Dovetti promettere solennemente che sarei tornato e lo promisi con tutta sincerità. Promessa poi mantenuta, così come la volontà testamentaria di riposare per sempre nel Camposanto di Aliano, la stessa intima dimora dove quest'anno in 600 si sono riuniti in agosto per ascoltare in silenzio la lettura dei versi di Franco Arminio tratti dalla raccolta Cartoline dai morti, per ricordare Carlo Levi. Speriamo che le immagini e la narrazione vi abbiano offerto una nuova prospettiva di questo luogo. Prima di lasciarci, se il video vi è piaciuto, lasciateci un mi piace. Per voi non costa niente, però per noi è importante. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina delle notifiche, per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. E lasciateci un commento, per farci sapere la vostra opinione, che per noi è sempre importante. A presto!